Ciao ragazzi, benvenuti a tutti sul mio canale di YouTube. Oggi vi faccio vedere in maniera proprio basica come io, quando ho dei buchi in parete, passo lo stucco. Cioè, se pianto qualche chiodo per mettere qualche quadro, oppure se metto dei tasselli, poi tolgo il quadro, tolgo l'elemento per cui ho dovuto mettere i tasselli e allora vi faccio vedere come vado a stuccare la parete. E allora in questo caso oggi, come ho smontato questa barra per fare trazioni che era messa qui a parete, andiamo a vedere come si stuccano le pareti. Allora, per l'esattezza oggi vi faccio vedere come si stuccano questi buchi. Questi sono i buchi che ho fatto per mettere appunto la staffa. E con l'occasione vi faccio vedere anche come togliere i tasselli. Quando togliete la vite dove c'è il tassello, come togliere il tassello e quindi successivamente come andare a stuccare il muro. E allora in primis per togliere il tassello io utilizzerò o un cacciavite o una pinza di qualsiasi tipo. L'ideale sarebbe utilizzare le pinze quelle col becco a punta. Io in questo momento non ho la cassetta degli attrezzi qui dove mi trovo adesso, però in generale si usa quella, ma va bene qualsiasi tipo di pinza. Basta prendere il tassello e tirarlo via. Vedete, in questo caso basta prendere la pinza e tentare di tirarlo. Porca puttana. Perché praticamente il problema è che questa non è la pinza giusta. Oggi il tassello scappa. Cambiamo altro strumento, prendiamo la tronchesa. Forse ci siamo. Ci siamo. Ok, tolto il tassello che è questo qui, adesso abbiamo dei buchi qui in parete. Aspettate che sposto la telecamera. Abbiamo questi buchi che vanno tappati. Come vanno tappati? Con lo stucco, che è questo qui. Quanti tipi di stucco esistono? Esiste questo stucco già pronto per l'uso, che è quello che più o meno utilizzano tutti. Poi si può fare anche lo stucco comprando direttamente quello in polvere e mischiandolo con l'acqua. Si può utilizzare quello. Poi c'è pure un tipo di stucco che diciamo indurisce in maniera molto più veloce, dipende quale volete voi, ma questo è lo stucco che per la maggior parte delle persone dell'uso casalingo, non parlo di professionisti, utilizzano quando devono fare lavori del genere. E io oggi lo farò con questo. Cosa serve? Serve anche una spatola. Guardate che bella, ne esistono di diversi modelli di spatole. Questa serve per passare lo stucco. Prima di aprire lo stucco e di utilizzare la spatola, vi voglio dare un suggerimento. Quando abbiamo buchi abbastanza larghi e profondi, questo è un buco fatto da 8 mm, con una punta da trapano da 8 mm, questo addirittura sono buchi fatti con una punta da trapano da 12 mm. Quando sono questi fori così grandi, non riempiamoli tutti con lo stucco, perché a parte che ci vuole più stucco, ma poi asciugando vanno a cadere, un po' lo stucco va a cadere e comunque va a rientrare. Invece noi che facciamo? Utilizziamo una tecnica che non è segreta, ma mettiamo un po' di carta di qualsiasi tipo, giornale, di qualsiasi cosa. Io oggi userò questa carta, che non è altro che un rotolo di carta per assorbire la cucina. Quindi mettiamo un po' di questa carta piccola piccola e andiamo a riempire i buchi. Come? Vi calcolate la profondità e riempite il buco piano piano, a pezzettini riempite il buco. Una volta tappato tutti i buchi possiamo procedere con lo stucco. E allora questo è lo stucco, vediamo che metterlo a fuoco. Eccolo qua, vedete che è abbastanza non troppo liquido, però è molto denso. Quindi che fate? Con la spatola prendete un po' di stucco e lo andate a passare, lo andate a mettere sopra al buco. Vedete, faccio lo zoom, vediamo se si vede meglio. No, questo è lo sfocatura. Ok, sopra, a premere sopra, a fare entrare dentro da tutti i lati, quindi prima così, poi da questo lato, poi verso sopra, in maniera tale che possa entrare bene dentro. Spingetelo sopra il buco, così lui entra dentro a riempire. Ok, lo potete lasciare così. Eccolo qui, lo vedete? Questo è come dovete farlo, lo potete lasciare così. Ok amici, adesso il grosso è stato fatto, abbiamo tappato tutti i buchi con lo stucco.
Dobbiamo aspettare 24 ore, quindi possiamo andarci a coricare. Lasciamo un po' la stanza con le finestre leggermente aperte in maniera tale che l'aria entra, esce e lui asciughi, respiri e asciughi meglio. E domani con la carta vetrata andiamo a carta vetrare una volta che è asciutto tutto e renderlo in maniera piana. Quindi adesso, per magia dell'editing video, ci vediamo domani. E allora eccoci di nuovo qua, secondo giorno. E allora stanotte io non ho dormito perché nel modo di ieri togliere il tassello dal muro ho dimenticato, dicevo c'è qualcosa di strano perché ho perso troppo tempo, c'è un modo più semplice, l'ho dimenticato qual era, ve lo dico adesso. Praticamente nel tassello, quando è a muro, anziché di prendere pinze per toglierlo, insomma cercare questo modo, che è un'alternativa qualora voi trovaste un tassello a muro senza vite, non avete altre viti, è un'alternativa il metodo che vi ho fatto vedere ieri. Ma quello più rapido è che voi la vite del tassello, avete il tassello a muro, la vite del tassello la riavvitate non tutta, fino a metà, in maniera tale che il tassello non si espanda e prema sulle pareti. Quindi la avvitate a metà, prendete una pinza, prendete la punta della vite, diciamo la testa della vite, e tirate. E così il tassello viene via tranquillamente. Io non ci ho pensato, ma stanotte il mio inconscio mi ha detto: Marco, c'è qualcosa che funziona meglio di quello che hai fatto tu. Comunque sono due alternative, tutte e due valide. Adesso si è asciugato lo stucco, ve lo faccio vedere. Guardate qui che è bello asciutto, si è asciugato ovunque, anche sopra, però come vedete è sporco. E allora cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo prendere la carta vetrata. Ce ne sono di vari modelli, un attimo che la prendo. Vedete qui, io ho scelto una 120. Questo numero qui dietro indica praticamente la finezza della carta, cioè più è alto il numero, più è fina la carta, più è basso il numero, esiste pure quella da 80, da 100, insomma, e più è grossa la parte della carta vetrata, quindi per le cose più grezze, diciamo più grosse, grossolane. Ma se volete ottenere una cosa fine, liscia, vi consiglio, diciamo, una grammatura sopra i 120, insomma, si poteva scegliere anche la 140. Io ho scelto la 120 ed è semplicissima. Aspettate che riavvicino la telecamera. Eccola, e praticamente vedete qui, con la carta vetrata dovete grattugiare, passarla in maniera tale che diventa proprio liscia liscia. Vedete? Vedete, non so se si vede bene, adesso è proprio liscio. Liscio, pronto per essere dipinto, cioè per passare il ducotone. Ma io in questo video non vi faccio vedere che passo il ducotone, anche se vi farò un video come pitturare una stanza, come passare il ducotone in una stanza. Quindi è semplice, come avete visto, per passare lo stucco in una parete è semplice. Ricordatevi questi passaggi che vi ho detto e soprattutto ricordatevi che per togliere un tassello dal muro, prima fate la tecnica della vite, tirate con la vite, se non ci riuscite, insomma, poi utilizzate pinze e quant'altro. E l'altra tecnica del buco, se è troppo grosso, infilate qualcosa, un po' di carta di qualsiasi tipo, per riempire un po' lo spazio. Questo era il video su come si passa il ducotone in una parete. Amici, io vi aspetto al prossimo video. Vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale e niente. Amici belli, ci vediamo al prossimo video di Mr. Marco a modo mio. Ciao belli!